Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 128 Corse. Oggi l'argomento Libidine. doppia libidine. Doppia. Sarà che cosa, visto che è libidine? I cerchi che usiamo per le nostre auto 2VD, quindi Esatto, con trazione posteriore. specifichiamo per le DVD. Esatto, noi parliamo oggi appunto di questo argomento interessante. Ci è stato chiesto di capire un po' l'utilizzo del cerchio in base alla distanza che il cerchio ha dal fusello. Ma anche come setup. Anche come setup. Allora, innanzitutto ci sono, poi magari metteremo delle immagini che faranno vedere magari dei codici dal sito MiniZ Racing su quello che utilizziamo noi. Allora, noi per lo più utilizziamo dei cerchi, principalmente PN Racing, GL Racing e anche dell'RTRC. Qualche volta utilizziamo anche quelli della Kyosho per quelle categorie, per esempio, dedicate, come può essere la Box Stock, la White Tour. Ma prima di tutto dobbiamo dire una cosa importantissima. Allora, in base alla carrozzeria che utilizzate, i cerchi, quindi la ruota, non deve fuoriuscire dalla sagoma della carrozzeria che avete scelto. Per esempio, se Da regolamento. Da regolamento, però in generale, anche perché Sì, sennò sta anche un po' male. non solo esteticamente brutto da vedere, ma diventa un problema anche nella curvatura, perché tende a toccare dove non deve, quindi la macchina non sterza in maniera corretta. A meno che non andate a dremare in maniera molto ampia tutto quello che è, insomma, la parte della... fare un doppio lavoro per me. Non serve. Detto tra noi, allora, innanzitutto, questa è la prima considerazione importante da fare. Poi ci sono dei cerchi dove vengono messi nella parte retro o anche front, cioè davanti, che possono essere di 11 mm. Di solito gli 11 mm vengono posizionati nella parte retrostante. Esatto. In alcune categorie come la Pancar può capitare che alcuni cerchi da 11 mm vengono posizionati davanti, dietro vengono utilizzati dei cerchi da 14 mm, sempre offset. Quelli hanno un offset 0 perché essendo già di 14 mm, quindi una gomma molto larga, se fosse più di offset 0 tende ad uscire da quello che è la sagoma, che sia carrozzeria in Lexan, che sia carrozzeria in ABS e via dicendo. Per cui 14 e 11 principalmente vengono montati dietro, l'11 può essere montato anche davanti soltanto in determinate categorie. Nella maggior parte delle categorie l'11 viene montato solo dietro, l'8,5 viene montato solo davanti. In alcuni casi potete distinguere questi elementi, questi oggetti, insomma, con la scritta F che sta per front nel codice, o rear con la scritta R, quindi rear che sta per la parte retrostante. Per quanto riguarda invece per esempio i cerchi GL, hanno invece la N che sta ad indicare il cerchio narrow, quindi stretto, quindi 8,5, e invece la lettera W, wide, per quello che sta appunto nella parte retrostante. Nel caso invece di RTRC trovate proprio già l'offset, cioè più 0,5, più 1, direttamente nel numero quando andate a verificare sul sito durante l'acquisto. Allora, che cosa possiamo dire? Una cosa importante. Allora, l'offset, ripeto, quindi è la distanza che c'è tra il cerchio e il fusello, che può essere 0, anche meno 1 per dire. Meno 1 vuol dire che la parte dove io vado ad attaccare il cerchio e il fusello è all'interno del mio cerchio. 0 è a filo del mio cerchio, 1, 2, 3 mm, quindi si sposta, dopo facciamo vedere magari un dettaglio, questo è un offset 3 per esempio, è a 3 mm dal mio cerchio. Questo cosa cambia? Cambia completamente il setup dell'auto, perché naturalmente più la macchina è larga risulta essere sicuramente più stabile, ma meno reattiva e meno veloce in curva, quindi una macchina molto più dolce nella guida. Quindi per chi all'inizio sicuramente si consiglia un offset 3 dietro, 3 davanti, e un offset 3 con l'11 mm dietro e l'8,5 davanti. La carrozzeria che vi consigliamo sicuramente per una questione di, non solo questione economica, ma anche per una questione di buon comportamento in pista molto equilibrata, in ABS sicuramente la Jomurema GT01. Esatto, e è una carrozzeria dove si può montare sicuramente l'offset 3 davanti e dietro senza nessun problema. Naturalmente ogni pilota sceglie che tipo di cerchio vuole utilizzare, questo in funzione della guida o in funzione anche del tipo di tracciato, quindi se è un tracciato magari molto tecnico, se è un tracciato invece molto veloce, se è un tracciato misto, quindi preferisce avere un diverso tipo di offset da utilizzare anche a seconda del tipo di gomma che vuole montare. Quindi per esempio un offset 3 con una gomma
l'U5 F30 marca ha un comportamento leggermente diverso rispetto alla stessa gomma montata su un offset 0 o meno 1 o 1. Quindi magari all'inizio questa cosa può sembrare banale, quasi inesistente, ma vi posso garantire che man mano che andate avanti con l'esperienza queste finezze le incominciate a notare, e anche se sono piccole ma si notano. Per esempio io nel mio setup non ho questo gran piacere a utilizzare cerchi diversi nel mio offset, principalmente nelle categorie che decido di utilizzare ho il mio offset per categoria, principalmente cambio solo eventualmente la pancard, dove di sicuro dietro a un 14 mm offset 0 e davanti scelgo o uno 0, un 1, un 2, mai un 3 per esempio, no? Perché mi piace una macchina abbastanza reattiva. Per quanto riguarda un consiglio che vi possiamo dare è quello di non avere mai un offset più largo davanti e più stretto dietro, cioè Esatto. non usate mai un offset 3 dietro e 3 davanti, scusate, e 2 dietro, perché la macchina comunque non è ben equilibrata, anche perché la trazione, essendo nella parte posteriore della macchina, è più conveniente avere eventualmente un 3 dietro e un 2 davanti, quindi avere più stretto davanti e più largo dietro. Questa la rende sicuramente molto più guidabile e anche sicuramente un inserimento in curva molto più Di me è anche preciso. più logico, perché comunque Però ci hanno chiesto anche questo e allora cerchiamo di sfatare un po' questi miti. Per cui non sto qui, non siamo qui oggi a dirvi qual è l'offset migliore, naturalmente dovete provarlo, ogni pilota ha un suo modo di guidare e di conseguenza ha anche una scelta su cosa utilizzare. Sappiate, ecco, che bisogna provare, che non è una roba, cioè non è una di quelle cose standard, Esatto. ma bisogna provare. Solitamente per chi inizia è consigliato sempre utilizzare un offset 3. Ma non soltanto, cioè, ci sono tanti piloti che usano sempre solo offset 3 dietro, offset 3 davanti, perché è la configurazione più equilibrata possibile, dove non vuol dire che la macchina sia più lenta, assolutamente. È proprio perché il pilota è più agevolato nell'ingresso e nell'uscita di curva. Ha uno stile di guida con cui l'offset 3 si trova meglio. Più morbido. Quindi questo è l'unico consiglio che ci sentiamo di dare, perché di sicuro non potete sbagliare con un offset largo. Poi naturalmente piano piano potete fare le vostre prove e capirete come la macchina si comporta in funzione anche della vostra guida. Per cui poi se avete voglia di vedere o di sapere che cosa usiamo noi, faremo un video dedicato apposta, magari chiedetecelo, noi come sempre rispondiamo a ogni pilota, vedrete che vi presenteremo avrà probabilmente un offset diverso, la maggior parte avranno tutti 3 dietro e 3 davanti, questo ve lo posso garantire. Per cui niente, speriamo che questo video possa essere stato di aiuto e vi facciamo vedere poi nel dettaglio alcune immagini appunto rispetto al sito MZ Racing, quali sono i cerchi che andiamo a utilizzare, vedrete appunto i codici e niente, spero che sia stato un aiuto, un piacere come sempre. Vi salutiamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!